Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per parlare del programma di riforestazione Printed Planted di Catoon in collaborazione con STL. Sono qui presenti il CEO Lucia che si occupa dell'organizzazione dello sviluppo, con Ilari che si occupa della comunicazione e del marketing e con Luca che si occupa della parte commerciale. Ci potreste spiegare quali sono le caratteristiche del programma Stampi Pianti che hanno convinto STL ad aderire al programma? Allora, diciamo che da un po' di tempo cercavamo un progetto che ci permettesse di bilanciare l'impatto ambientale che la nostra attività di vendita di multifunzioni, stampanti e di pagine genera. Volevamo avere una risposta concreta alle obiezioni che spesso ci vengono fatte. Le stampe danneggiano il pianeta, la digitalizzazione e l'ufficio senza carta sono sostenibili. Concetti che ritroviamo spesso, quasi anche in maniera lapidaria, anche nelle firme delle mail. Sappiamo invece che molto spesso sono idee che sono frutto di luoghi comuni e non sono supportati da dati reali. Basta pensare che se usiamo carta certificata, l'albero abbattuto per produrre carta viene rimpiazzato con la piantumazione di 3 alberi. La stampa riteniamo essere ancora oggi un modo di lavorare efficace e soprattutto sostenibile, perché l'energia che noi andiamo ad utilizzare è one shot, mentre per la consultazione di una mail noi abbiamo necessità di utilizzare energia sia per la sua conservazione e poi anche per la lettura. Poi mi piace sempre pensare a quello che pensa un filosofo Floridi, che dice: la vastissima memoria che stiamo accumulando è anche una memoria straordinariamente fragile, e lui era felicissimo di aver fatto una copia cartacea delle sue tesi di laurea, perché le aveva salvate all'interno di un floppy disk che dopo tanti anni risultano praticamente illeggibili. Diciamo che poi le caratteristiche del progetto Stampi Pianti che ci sono particolarmente piaciute sono fondamentalmente 3. Il primo è che è un progetto internazionale, estremamente utile per il nostro pianeta e con un alto valore sociale, perché garantiamo il lavoro alle comunità locali in tutto il mondo. E noi abbiamo scelto di riforestare il Madagascar, una bellissima isola africana. Il secondo motivo è perché è molto legato al nostro business e ci permette di effettuare un bilanciamento del nostro impatto ambientale, però in modo molto concreto. E il terzo motivo è perché ha un progetto trasparente nella misurazione e la rendicontazione è chiara e semplice. E questo ci permette di comunicare ai nostri clienti i nostri valori, ma nello stesso tempo rendiamo i nostri clienti partecipi del miglioramento che vogliamo mettere in atto. Come ha deciso STL di comunicare e involgere i propri clienti nel programma? Ilari, se ci può dire. Certo, allora ciao Alexandra. Allora, devi sapere che ormai in STL è entrato come motto: più stampiamo, più piantiamo, meglio stiamo. E siamo dell'opinione che da soli non si arriva proprio da nessuna parte, e per mettere in atto una vera e propria trasformazione è importantissimo coinvolgere le persone e cambiare i luoghi comuni che spesso hanno idee sbagliate. Con questo progetto STL e i suoi clienti possono quotidianamente, ognuno nel suo piccolo, stampa dopo stampa, dare un vero e proprio contributo tutti assieme. E abbiamo deciso di comunicarlo utilizzando supporti e modi diversi. Abbiamo inserito prima di tutto nella firma dell'email una dicitura che è quella: STL aderisce a progetti di riforestazione stampi e pianti. In secondo luogo, poi, nelle offerte di vendita o locazione operativa per quanto riguarda i dispositivi di stampa, abbiamo inserito proprio una sezione di riferimento con indicato lo slogan You Print, We Plant. Abbiamo creato poi una brochure che ho poi qui in mano, che è ricca proprio di illustrazioni per spiegare quello che è proprio il progetto in sé per sé e il nostro impegno nel creare anche proprio una vera e propria cultura della carta, che per noi ancora ad oggi è un prodotto naturale, rinnovabile, riciclabile, e quindi va proprio a creare il concetto di economia circolare, che è proprio caro anche nel concetto di sostenibilità. Abbiamo poi realizzato un'etichetta
anche questa molto accattivante e particolare, da attaccare in tutti i dispositivi di stampa che rientrano appunto nel progetto, che è riconoscibile grazie proprio a una grafica illustrativa coordinata con tutto il resto della comunicazione di STL e un breve slogan con un QR code che rimanda a foto e video dedicati proprio al progetto in Madagascar. Abbiamo organizzato poi incontri mirati con i nostri top client per spiegare il programma in sé per sé e consegnare a mano proprio il certificato a vita con le specifiche sia delle piante stampate e logicamente delle pagine prodotte. Abbiamo inviato poi a dei clienti che producono un minor numero di stampe quello che è il certificato a vita e abbiamo abbinato anche una lettera di coinvolgimento per dare un po' anche di valore al progetto, per spiegare di cosa si tratta e anche per coinvolgerli maggiormente nel contributo dell'economia del bene comune e il bene comune in genere. La programmazione poi, ultimo ma non ultimo, di incontri interni all'azienda con i nostri collaboratori, in particolare proprio con il reparto tecnico, soprattutto per coinvolgerli nel progetto in prima persona e anche per renderli proattivi verso il cliente. Una comunicazione proprio verso gli stakeholder che per noi è fondamentale per il proseguo dell'azienda e soprattutto perché il tecnico all'interno dell'ambito legato al cliente è una persona che va a risolvere i problemi e dà supporto ogni giorno per migliorare un po' le giornate. Luca, ci puoi spiegare qual è stato il feedback dei clienti STL, come hanno recepito il programma e l'impegno di STL nel progetto? Allora, diciamo che il cliente in prima battuta non coglie in quale programma è stato inserito ed è tuttora importante spiegare il progetto per capire bene il bene comune che ne viene generato. È stato comunque un punto in cui anche in STL abbiamo dovuto lavorare, pensando che fin dall'inizio, quando Lucia ha presentato il progetto al papà e ai fratelli, il primo commento che ne è sorto è stato: ma quindi adesso vendiamo alberi? Sul fronte del feedback diciamo che poi il 60-70% della clientela dà soddisfazione, molta soddisfazione e riconosce l'impegno di STL in tal senso e un 10-15% non ci dà una grande rilevanza e il 20% invece dice che gli fa piacere saperlo, magari per un futuro approfondimento. Possiamo comunque definirlo uno strumento utile per fidelizzare il cliente. È un importante argomento di vendita, questo sì, con i potenziali clienti, ma anche con i clienti fidelizzati. Ci dà valore e ci distingue e viene percepito la nostra sensibilità verso un approccio commerciale più etico, con la volontà di mettere in atto una vera trasformazione che garantisca benessere e del quale tutti possiamo poi beneficiare. Grazie Luca, Ilari e Lucia per la vostra partecipazione. Grazie, io mi sento di ringraziare te Alexandra e di ringraziare Katun per averci dato la possibilità di partecipare a questo bellissimo progetto. È ormai più o meno un anno che noi facciamo parte appunto del progetto Stampi Pianti e STL con i propri clienti ha messo a dimora ormai più di 2500 alberi, quindi possiamo dire che abbiamo fatto un piccolo bosco, ma soprattutto abbiamo anche aiutato la comunità di persone che se ne stanno prendendo cura. Quindi fra 5, 6, 7 anni sarebbe bellissimo e fantastico pensare di andare a vederli questi alberi. Ci tengo anche a dire che il progetto di riforestazione STL lo sostiene interamente e ha deciso di donarlo ai propri clienti che hanno un contratto di assistenza tecnica a costo pagina. Quindi grazie e speriamo che il nostro bosco diventi presto sempre più grande.